Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre 2023 e abbiamo la carta dell'appeso, amici del Leone. Periodo di riflessione, probabilmente è un periodo di stand-by per qualcuno. Quando c'è la carta dell'appeso si parla sempre di un momento dove si ha la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video cliccando sul titolo del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo trovate anche qui e nelle info del canale. Bene. Andiamo a vedere che energie sono disponibili per il mese di ottobre. Allora, abbiamo un cavaliere di spade, ragazzi, un re di spade, re di coppe, 10 di spade, 9 di pentacoli, 5 di spade, e 3 di spade. Tante spade devo dire, ragazzi, Partiamo da questo cavaliere di spade. Allora, siccome qua ci sono tante figure, vi dirò che potrebbero rappresentare delle persone. Come dico sempre, queste letture sono generiche, quindi cercate di applicarle voi alla vostra realtà. Può valere, è una lettura generale, quindi può valere come crescita spirituale, come lavoro, come famiglia, come affetti, quello che a voi vibra di più. Sta di fatto che con questo cavaliere di spade c'è o una persona o potrebbe fare riferimento alla vostra determinazione in questo particolare momento di vita. Abbiamo anche un re di spade, qui ho come la sensazione che sia necessario fare una sorta di programma. È interessante perché avete il re, diciamo, più freddo in assoluto, contrastato dal re più caldo in assoluto. Più caldo intendo come affettività. Quindi è come se fossero i due lati della medaglia. Questo è un estremo e questo è l'altro. È come se qualcuno per ottenere i propri risultati si fosse trasformato in questo re di spade. Allora, se fossero due persone diverse, ok, o tre persone diverse, potrebbero essere tre persone vicino a voi e questi due re potrebbero rappresentare o dei capi eventualmente, oppure perché no, anche un padre o un fratello, piuttosto che la persona o le persone di interesse. Siccome la lettura sugli affetti la farò la prossima settimana, diciamo che questa cercherò di focalizzarlo un po' di più come se fosse sul lavoro. Perché qui, ragazzi, si tratta di portare avanti qualche progetto, qualche questione. Vi dico, c'è anche un 10 di spade, come se aveste bisogno di lasciare indietro qualche vecchio ricordo piuttosto che qualche vecchia sofferenza. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a dirvi qualcosa di più. Andiamo a vedere questo. Ok. Abbiamo un cavaliere di coppa al contrario e, scusate, un cavaliere di coppa e un imperatore al contrario. È come se qualcuno stesse andando a prendersi quello che gli spetta, una cosa di questo genere. Allora, potrebbe essere con questo cavaliere di coppe che vi facciano un'offerta. C'è l'imperatore al contrario, quindi per molte persone potrebbe non avere tutta questa stabilità, però diciamo che potrebbe promettere bene, secondo me. Andiamo a vedere il re di spade.
Allora, o siete voi che state andando dritto per quello che volete, o è qualcuno che vi fa questa offerta. 4 di spade e fante di spade. Ragazzi, qui ho come la sensazione. Allora, il re di spade potrebbe per qualcuno rappresentare uno psicologo. Perché vi dico questo? Perché c'è un 4 di spade, come se qualcuno avesse bisogno di guarire la mente, guarire la psiche, guarire anche l'anima in certi casi. E poi avendo il fante di spade è come se doveste controllare meglio, eh, diciamo quello per cui vi state affliggendo vedendo questo 4 di spade. Il fante fa anche riferimento a qualche cosa di nuovo, a qualche nuovo percorso di studi magari, come se aveste bisogno o di un appoggio. Tenete presente che il 4 di spade è anche una carta che parla di isolamento, è una carta che vi dice che c'è bisogno di prendersi un momento per appunto curare la psiche, per ricaricare le batterie, per riprendere le forze e per vederci chiaro, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 5 di spade nuovamente che avevate già qui. Allora, qui ho come la sensazione che qualcuno, diciamo, si stia aspettando l'intervento di una persona esterna. Il re di coppe di solito è una persona che ha effettuato già un percorso, è una persona che ha un certo tipo di maturità. Qui c'è una sorta di attesa, è come se steste aspettando che le acque si calmino, ho come questa sensazione. È anche vero che con questo 5 di spade c'è parecchia confusione mentale, potrebbero esserci dei battibecchi, potrebbero esserci dei litigi legati all'ego. I litigi legati all'ego sono quelli dove si discute solo per aver ragione, non per trovare una reale soluzione al problema. Quando vi capitano queste discussioni con queste persone che magari vi rinfacciano cose solo per una questione di aver ragione, voi potete rispondere: non importa di chi è la ragione, trovami una soluzione, dammi una soluzione, perché sennò la discussione non serve. E smettete di discutere, perché quello è un modo di dare energia all'altra persona. Allora, andiamo a vedere questo 10 di spade. Nove di bastoni e asso di pentacoli. È come se aveste bisogno di lasciarvi indietro tutto quello che è il sistema protettivo che avete messo in atto fino ad adesso. C'è questo asso di pentacoli. Ho l'idea che abbiate voglia di cominciare qualche cosa di nuovo, di cominciare un nuovo tipo di lavoro, piuttosto che di vita, piuttosto che di ambiente lavorativo. Però ragazzi vi dirò, avete questo 9 di pentacoli, è una carta di indipendenza, autonomia, di abbondanza economica, abbondanza di possibilità, è una carta di eredità anche. Andiamo a vedere. Guardate, sono rimaste queste. Wow. Temperanza, re di coppe, papa e 3 di bastoni. Quindi ragazzi, io qui ho come la sensazione che sì, raggiungerete anche magari questo re di coppe, questa sorta di maturità. C'è comunque la temperanza, qui avete il 4 di spade, il 4 di spade è l'arcano minore della temperanza, perché anch'essa parla di guarigione. Allora, ci potrebbe essere un riconoscimento dovuto a questo papa, come se nella quarta settimana di ottobre o ci sarà una sorta di ufficializzazione, ci sarà un riequilibrio, ci sarà un'occasione, mi viene da dire, che vi darà la possibilità di andare lontano. Andiamo a vedere il 5 di spade.
Abbiamo un 8 di pentacoli al contrario e un carro con questo 5 di spade. Credo che qui si tratti di scegliere che lavoro volete fare, che quotidianità volete vivere, su che cosa volete focalizzarvi, che cosa volete iniziare, che cosa volete lasciare indietro. Vi dico, qui è come se ci fosse una sorta di, se vogliamo, promessa di qualche cosa di più stabile, ma ho come la sensazione che vi manchi qualche dato, che dobbiate studiare ancora un po', o meglio, che dobbiate guarire ancora un po'. Sapete che quando ci si mette a servizio della comunità, è perché si è già fatto un certo tipo di percorso, come vi dice qui il Re di Coppe, è arrivato a un certo tipo di maturità, c'è ancora della confusione però, e solo nel momento in cui una persona ha fatto un determinato percorso di guarigione lo può insegnare agli altri, diversamente se non lo ha integrato non può insegnarlo agli altri. E qui è un po' la stessa cosa. È come, ok, adesso da che parte vado? Cosa voglio fare? Cosa è veramente importante per me? Che direzione do a questo nuovo lavoro, a questa nuova indipendenza, a questo nuovo contratto, eh? Ragazzi, vi dirò, se siete senza lavoro, è facile che nella quarta settimana di ottobre potrebbe arrivare un contratto. Ho già pubblicato le stese sul lavoro, le trovate nella playlist del canale, potete integrarle con queste letture, ok? Andiamo a vedere questo 3 di spade al contrario. Regina di denari e 8 di spade. Guardate, io credo che qui quello che vi dicano è semplicemente di lasciare andare i pensieri, perché qui siete in una fase un po' negativa, sinceramente, con questo 8 di spade. L'otto di spade è sempre una carta che vi fa pensare come faccio ad uscire da qui, succedono tutte a me, non è possibile, l'universo, il mondo ce l'ha con me. È una carta un po' di vittimismo. Ho l'idea che siate un po' appesantiti nella quarta settimana di ottobre dal devo fare tutto da solo, devo fare tutto io. Però forse fa un po' parte di quello che è il vostro percorso di crescita all'interno di questa nuova indipendenza di cui parla il 9 di Pentacoli. Tenete presente che il 9 di Pentacoli è anche una carta che parla di amor proprio, quindi come se foste portati a lavorare sul vostro amor proprio. Però qui, avendo queste due carte, è come se ci fosse una sorta di scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere con Osho, che cosa vi dicono. Fioritura e volgersi all'interno. Allora, la fioritura è una regina di denari, quindi qui ragazzi è un po' come se vi dicessero state fiorendo, state andando verso l'espansione, però c'è anche questa carta che dice di volgersi all'interno e di non ascoltare tutte le altre voci che ci sono intorno a voi, nella vostra testa. È un po' come se vi dicessero cercate di ascoltare il cuore più che le voci che ci sono appunto nella vostra testa, anche perché avete due 5 di spade, qui le voci che si accavallano sono tante. Andiamo a vedere una fatina per concludere il messaggio. Unità e testimonianza. Allora, questa carta parla di un'unità tra le persone, quindi se per voi fosse una questione tra colleghi, dove magari ci sono delle dispute, qua vi dicono allontanatevi semplicemente dalle dispute. Ehm, e questa carta è un po' come dire, ok, siate uniti, cioè è un po' come se vi dicessero cercate di fare quello che dovete fare per il più alto bene della comunità, per l'unione, ok?
E poi qui abbiamo testimonianza, cioè lasciate delle testimonianze scritte. Può essere un diario personale, può essere se fosse una questione di lavoro che dovete documentare qualche cosa, visto che qui comunque avete anche il fante di spade, scrivete tutto, leggete tutto nei minimi dettagli, cercate di andare a fondo di quelli che sono gli eventuali contratti che dovrete firmare, piuttosto che le informazioni che vi arrivano all'orecchio, mi verrebbe da dire. Però qui ragazzi, per qualcuno c'è da spostarsi nella seconda parte di ottobre, proprio per questioni lavorative, vi dirò. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, eventualmente se avete piacere potete iscrivervi, lasciare like, condividere. Se volete potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica che spiegano come lavorare l'energia, mentre per il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona e che va a lavorare sulle credenze limitanti, però è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!